Scaricare il VC del camper, un'operazione semplice e fondamentale, ma che all'inizio può creare qualche disagio. Oggi vi farò vedere come si effettua tale operazione. Come prima cosa individuate la vostra cassetta LVC. Nel mio van per esempio è situata qui, su una fiancata, qua all'interno. Adesso, prima di estrarre la cassetta dovete chiudere la ghigliottina all'interno del vostro VC. Se non chiudete questa ghigliottina la cassetta non si estrarrà e farete solo danno. Quindi vi farò vedere immediatamente come funziona. Allora, in questo caso quando si vede appunto il liquido in fondo significa che la ghigliottina è aperta. Per chiuderla basta semplicemente girare una levettina che è sotto il VC e si chiude. Non è semplice vedere la differenza appunto perché è scuro, però in questo caso è chiusa la ghigliottina. Se voglio riaprirla reagisco nuovamente sulla leva e la apro. Facendo di nuovo la chiudo e adesso si può togliere la cassetta del VC. Questa è la leva che vi dicevo. Una volta chiusa la ghigliottina possiamo estrarre la cassetta, ma prima, sul mio consiglio, indossate un paio di guanti per l'igiene. Per estrarre la cassettina, almeno nel mio caso, basta tirare in alto una levetta blu e così la cassetta scivolerà via dal suo binario. Eccola qua, semplicissimo. Adesso possiamo dirigerci al punto di scarico. Adesso individuate il punto di scarico. In questo caso lo scarico è a pozzetto, quindi basta togliere il coperchio e scaricare tutto all'interno. Ma nella vostra esperienza vi capiterà ogni genere di scarico: pozzetto, griglia, anche a colonnina. A questo punto dovete semplicemente svitare il tappo della cassetta. Vi ricordo che il tappo funge anche da dosatore. Una volta svitato il tappo vi dovete semplicemente accostare allo scarico e premere il bottoncino che avete sulla cassetta. Premendo il bottoncino sulla cassetta farete entrare dell'aria all'interno, quindi si scaricherà più velocemente. Prima di effettuare lo scarico vi devo fare una premessa. Io ho già scaricato e all'interno c'è l'acqua, questo l'ho fatto semplicemente per evitarvi un brutto spettacolo, ma il concetto è lo stesso. Arrivate al punto e versate tutto all'interno premendo il bottoncino per scaricare più velocemente. Ecco fatto. Adesso dovete risciacquare la cassetta finché l'acqua all'interno non sarà appunto limpida. Adesso per sciacquare la cassetta dovete dirigervi alla fontanella. Una cosa importantissima, guarda, veramente importante: mai e poi mai mettere la bocca del VC alla fontanella. Che ci sia il tubo, che ci sia proprio la bocca della fontanella, veramente mai mettere la bocca a contatto. È una cosa veramente antigienica, se vi vedono vi mangiano vivi, quindi mi raccomando non fatelo mai. Aprite l'acqua e la fate entrare nella bocca del VC. Una volta che avete messo l'acqua potete scaricare nuovamente. Come vi ho detto prima, fatelo finché l'acqua all'interno non sarà limpida. Sempre alla fontanella potete sciacquare il tappo dosatore della cassetta e, se presente come in questo caso, potete azionare il pedale per il risciacquo del tombino. Infatti basta premere il pedale e si sente l'acqua scorrere all'interno del tombino. Questo serve anche per mantenere il tutto più pulito e più decoroso anche. Una volta che avete terminato il risciacquo chiudete pure il tombino e aggiungete un litro e mezzo d'acqua alla vostra cassetta, anche qualcosina in più se appunto siete in più persone. Poi aggiungete il vostro disgregante preferito. Io solitamente faccio così: metto mezzo misurino di disgregante se sono in una zona fredda, se invece sono in una zona calda un misurino intero. In una zona calda comunque fate conto che durerà di meno, quindi al terzo giorno già dovete rabboccarlo. Invece in una zona fredda dura di più e solitamente lo riabbocco al quinto giorno, proprio se non è scarico. Però su questo fattore dovete fare un po' di prove, perché appunto più siete e meno durerà il disgregante, dovete rabboccare più volte. Quindi appunto
facendo prove si arriva alla perfezione. Una volta che avete messo l'acqua e il disgregante, semplicemente riavvitate il tappo della cassetta del VC, lo ripiegate e possiamo tornare di nuovo a reinserirlo nel van. Ecco fatto, una volta in fat lock siete sicuri che la cassetta è ben ancorata al suo binario. Bene, che dire, spero che il video vi sia stato utile. Se così fosse, come sempre vi chiedo di lasciarmi un like, un commento e di iscrivervi al mio canale. Noi come sempre ci vediamo al prossimo video.